Allora, mia mamma quando ci mettiamo a fare? Facciamo no. 2. 2, 1 e 2. 2. Ok. Se tagliamo. A posto. Così. Facciamo Fai la fontana. Metto l'acqua? Sì. Dimmi Facciamo basta. senza uova. Che anticamente non tutti avevano la possibilità di avere le uova e quindi facciamo grano duro e acqua. Un altro po'. Allora stiamo facendo due ferricelli che ci hanno trasmesso i nostri nonni, bisnonni, e in modo antico si faceva con la farina di grano duro e l'acqua. Le uova sono state introdotte successivamente quando diciamo c'era più possibilità di fare con le galline. Quanta acqua dobbiamo mettere? Un altro pochino. L'imbasto deve essere non troppo duro e non troppo morbido, perché quando lo fai troppo duro si spezza, quando invece è molto morbido si attacca al ferro. E non esce il ferricello. Vabbè, con la mamma in casa all'epoca si usava sempre pasta di casa, non è che si usava tante cose, magari la domenica, i giorni di festa in genere si faceva sempre pasta di casa. Non so, una volta i ferricelli, una volta la lagna, una volta facevamo gli orecchietti. Veramente tenia 12-13 anni, manco poco. In casa si lavorava sempre, si faceva sempre le stesse cose, non come oggi. Quando si stava in casa noi vedevamo i genitori nostri che facevano, se si andava in campagna, si faceva in campagna. Se magari si doveva cucinare, si cucinava. Ma fai pezzettini pezzettini che poi dopo arrotoleremo con i vari strumenti. Iniziamo con il giungo, che era uno strumento che si usava, siccome prima non c'era la possibilità di avere i ferri e tutto, quindi si trovavano dei giunghi che sono praticamente una pianta perenne che si trova lungo i corsi d'acqua o i laghi, che in dialetto corletano si chiama Pushung. E praticamente questo qua si raccoglie proprio nei periodi estivi, si fa essiccare e poi viene utilizzato per fare la pasta. Questo viene anche utilizzato molto per fare i cestini per Ricotta. la ricotta e anche i formaggi. In particolare, che potete osservare, non è né quadrato né rotondo, è praticamente ovalizzato per dare proprio la cavità al nostro ferricello, che mo vedremo come faremo. Poi il nome scientifico del giungo, se uno vuole un'informazione che magari né in dialetto né in comune, si chiama Jungus effusus, così se uno vuole fare una ricerca. Ho fatto Dei bastoncini. sì, bastoncini e poi li ho infarinati, in modo che quando lavoro la pasta non si dovrebbero attaccare. Che è uno strumento molto delicato, perché quando magari metto, ecco, e questo è quello che esce fuori. Allora, adesso passiamo dal giungo a un altro strumento che è il ferro. Questo ferro era praticamente ricavato dagli ombrelli dei pastori e dove per velocizzare, anche perché il giungo, come abbiamo detto, si trova in estate, non sempre si ha la possibilità di trovarlo seccato, poi si spezza facilmente una volta secco, quindi il ferro diciamo che era una cosa più comoda e si poteva tenere nel tempo senza della paura che poi si rompesse. Ora facciamo il ferricello. Io da 5 anni ho iniziato sistemando sulla spianatoia i ferricelli e poi piano piano un po' a imbastare, poi a tagliare, poi a girarli, a cavarli con il ferro.
Allora, da piccola, come prima cosa, ho imparato a metterli a posto, cioè sistemarli, di non farli attaccare uno con l'altro e una volta asciutti si potevano prendere per cuocerli. E diciamo che questa tradizione dai bisnonni, quindi da nonna Maddalena, poi nonna Carmela, poi da parte di nonna Agata, nonna Teresa, insomma è tutta una generazione di famiglia, una cosa da uno, una cosa dall'altro, quindi a Corleto possiamo dire che i Ferricelli, se venite nel periodo di Carnevale, soprattutto il giovedì e il martedì grasso e anche la domenica, si usa fare lo Ferricid Coup Cent e un po' di rafano. Il rafano si utilizza proprio come se fosse un formaggio. Il Coup Cent è la parte, diciamo, che ricavate dal maiale, le parti meno pregiate, più grasse, però è il più buono perché dà sapore e quindi condisce bene la pasta. Poi la pasta di casa dobbiamo dire che si presta molto bene, che essendo che si fa con il grano duro è molto ruvida, quindi il grasso si attacca bene, quindi scivola anche meglio. Poi c'è una tradizione antica che si usa a Corleto, che si a cozza a Quarem il martedì grasso. Praticamente si faceva appositamente un piatto di ferricelli da dare poi il mercoledì mattina alle galline, dicendo che finito Carnevale si inizia la Quaresima e quindi bisognava, come simbolo di buon auspicio per le galline che si devono preparare a fare le uova, poi che servivano a Pasqua, si dà questo bel piatto condito con i ferricelli, anche se quelli che non si potevano permettere di mettere su li davano anche in bianco, basta che erano cotte, li davano come buon augurio alle galline. Allora, adesso attualmente, poi con il passare degli anni, non è che tutti quanti possono avere l'ombrello di pastore per ricavare il ferro, si è proprio creato un utensile per le cose domestiche, si usa un ferro quadrangolare per fare i ferricelli. Si usa quadrangolare perché nel movimento di arrotolare la pasta si deve cavare, quindi c'è anche più facoltà a sfilare la pasta vicino al ferro e poi anche perché viene più ingavato il ferricello. Allora, una volta fatti i ferricelli devono praticamente devono asciugare, perché se li passiamo direttamente alla cottura diventano tutto un impasto e quindi non serve il lavoro che abbiamo fatto. Adesso vi proponiamo un piatto corletano che si usava molto farlo il giorno delle Palme o a San Giuseppe. Prima i contadini non perdevano niente e quindi con un pezzo di pane raffermo toglievano la mollica dentro, smollicandolo e facendolo proprio lo sfregamento tra le mani, che adesso mia mamma vi fa vedere come si fa. Basta, poi già vedi come si fa. Farla diventare a briciole piccole, perché giustamente quando è grosso poi non si condisce. Non si amalgamesce bene. E praticamente si faceva così, si prendeva una sartace, no? Un pentolino dove si metteva l'olio e prima si friggevano i peperoni cruschi, una alla volta per non farli bruciare, dopo nello stesso olio si metteva la mollica. E si metteva un po' di sale e chi voleva poteva aggiungere anche un poco di pepe. Allora, adesso vi facciamo vedere proprio come si fa. Come ho già detto prima, una volta fritto i peperoni cruschi nell'olio, si fa friggere la mollica e deve diventare dorata, di questa consistenza qui. Una volta dorata, passiamo alla cottura della pasta. Una volta cotta la pasta si mescola
direttamente nel pendolino dove abbiamo fatto da sartace, dove abbiamo fatto dorare la mollica, e si gira. Praticamente il frigorifero deve essere ben coperto da mollica, che si deve vedere tutto arrotolato, pieno di mollica. Poi una volta che abbiamo arrotolato con la mollica, mettiamo giusto un pizzico di pepe. E adesso viene la parte più bella. Praticamente, per il rumore dei peperoni, si sfrangiano la mano, paparol, nei peperoni. Deve essere, appunto, si friggono prima e si devono raffreddare, e così i pezzetti si devono trovare i pezzetti nei ferricelli, e anche per dare colore al nostro piatto. E poi si passa all'impiattamento. Praticamente si mette i maccheroni con la mollica. Per decoro, chi aveva la possibilità, che aveva più peperoni e ne rimaneva qualcun altro, metteva il peperone intero. E si mangiava prima il peperone e poi la pasta, perché il piacere era proprio di sentire sotto i denti lo scrocchiolio dei peperoni cruschi, e poi si assaporava che quello era bello dorato, e poi magari un bel bicchiere di vino non guastava. Il ferricello solitamente la domenica si fa pure con un semplice sugo, con un ragù, oppure proprio un piatto tipico carnevale che si usa fare col sugo di pizzente e rafano. Io stavo facendo la lasagna, devo fare i ravioli. L'impasto è ricotta e zucchero, uno, e l'altro è col sale, ricotta e sale. Me li ha insegnati a fare mia mamma. Avevo forse 9 anni, 10 anni, non mi ricordo bene. E da allora faccio sempre, mi piace fare la pasta di casa. Li taglio col bicchiere, perché allora non c'erano altro da tagliare, li facevano così col bicchiere. Quello che rimaneva poi si usava di nuovo a fare, si impastava di nuovo e si facevano altri ravioli. I ravioli si facevano a Pasqua proprio, che c'era la ricotta, c'erano gli agnelli, vendevano gli agnelli e facevano la ricotta. E a Pasqua, a Natale, ma di più a Pasqua. Si usa principalmente la ricotta delle pecore. Sei bravissima. Noi ora li dobbiamo cuocere. Ho preparato il sugo con salsiccia, che prima non c'era la carne, si usava la salsiccia, il salame. Per i ritagli facevamo i ditalini, si chiamavano prima, e poi facevano pure la gnatappa di cien, che com'era una cosa la mettevano così nell'acqua e cuoceva. Ho preparato un piatto di ravioli, questi sono dolci. Ho fatto il sugo con la salsiccia e pomodoro. Oggi faccio gli orecchietti per l'associazione che io da bambina ho fatto sempre, perché ho vissuto sempre con i nonni e i miei genitori. Allora la farina non era come oggi, la farina veniva più dura, era più crusca, caniglia, che non farina, non era come oggi. E io quando avevo fatto il pane mi veniva a freva, perché questo era il servizio che le dovevo fare io. Il sale da pestare con pesature che ancora dà, e la farina. E mi sono imparata.
a fare tutto. Ma non a 8 anni e 10 anni, da 13 anni in poi, finito la scuola. Posso andare? E allora io faccio questo, metto un uovo, e a volte si metteva pure un pizzico di sale, perché c'è quello manteneva, quando un pochino metto l'uovo. Nel fuoco. Acqua. Mica tanto. No, 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 no. No, bella mia. Mica tanto, sì, perché già l'uovo. Deve essere... Che vuoi? ridurre l'impasto. Sì, che vuoi che sia. L'impasto deve essere né troppo morbido e né duro. Dipende di come capita. Anche la farina, però come capita. Quando faccio i ferricelli devono usare un po' più duro e mi viene sempre morbido e non cafano bene. Non vengono cafate bene quando è morbida la pasta. Una volta che è finito, li manco, faccio le cose, metto la pasta a riposare, ho 2 piattini, perché la pasta vuole riposare. E poi si fanno e si crescono. Vabbè, e questo è tutto. Allora, adesso sto tagliando la pasta con l'attrezzo di mia mamma a Rusulecchio, che mia mamma si sposò nel 1932. Faccio questi pezzetti. Allora, sto facendo gli orecchietti. Queste le vogliamo mettere qui? Ah sì, lascia qua. Se no io posso appoggiare pure qua sopra, vedi? Possiamo metterle pure qua. Vedi? E li sto facendo con li taglio e poi col ditone. Mi emoziona. Che vuoi che sia. Però li voglio belle, ricamato, perché il coltello deve essere con la serretta e devono venire ricamate. Perciò che si fanno senza fretta. Ma veramente questa era una pasta che si usava, ma anche ai matrimoni, quando c'era la farina e non c'era la pasta per fare il pranzo. Se tu nel 47, 48 si sposavano, cattavano la pasta lezzita, poi li spezzavano e quelli cucinavano, perché non c'era quella cosa di fare. Che cosa sono? Mica mangiamo da bene. Pasqua, Natale, le feste grandi. Un pollo rosolato, imbottito, faceva sempre mia mamma, il sugo con la salsiccia, il flet che teniamo sotto vuoto, che ammazzavamo sempre il maiale. Era quello che si mangiava. Poi non ci mancava niente di più, perché tenevamo tutti in campagna, uova, latte, pecora. Sì, bellissimo. Io ho preso mano con il coltello, quello non la usa proprio. Però prima qualcuno li usava anche con farli con la... Gli orecchietti li abbiamo cotto, ora li dobbiamo condire con il sugo e formaggio. Il sugo è fatto di salsiccia grassa e coria. Ok? Posso incominciare a... Va bene, grazie.
Ecco qua, basta. Mangiamoci la curry, che è buona. È saporita e la puoi anche mangiare pure tu e assaggi. E poi mi dici se sono brava e se non sono meno brava.